Non viene mai resa giustizia alla Repubblica Romana. Quando si studia l'Unità d'Italia si fa giustamente cenno ai moti del 48 e poi se ne riparla più avanti, passando direttamente allo sbarco dei Mille e le altre imprese di Garibaldi, per poi arrivare a quella data che tutti sappiamo a memoria, 1861. Certo ci vollero altri 9 anni per annettere Roma, ma chi se ne frega. L'Unità d'Italia si doveva fare, ma c'erano tanti modi e tante idee per farla. Oggi analizziamo il tentativo di Mazzini, tentativo che si rese nemico in pochissimo tempo di tutta l'Europa praticamente. Signore e signori, la Repubblica Romana. Repubblica Romana, o forse meglio dire Seconda Repubblica Romana. No, non ci riferiamo all'antica Roma, purtroppo, ma facciamo riferimento all'epoca napoleonica, ad una delle cosiddette repubbliche sorelle della Repubblica francese. Il passaggio di Napoleone nello stivale, infatti, veniva ricordato sempre con un tono dolce amaro. Da una parte Napoleone portò un'effettiva civiltà, una protocostituzione, lo stato di diritto, alcune libertà che alcuni stati preunitari italiani si sognavano praticamente. Dall'altra parte però c'era un pesante tributo da pagare per tutto questo. Innanzitutto un'occupazione straniera e soprattutto la mano pesante dell'esercito francese nei confronti di quelle poche ribellioni italiane, e poi anche un qualcosa di molto più pratico, dato che bisognava pagare pesantemente i francesi. Sarebbe sbagliato dire che dopo la caduta dell'imperatore i territori italici provarono addirittura nostalgia, dopotutto ogni rivolta popolare fu annegata nel sangue. Per carità, qualche simpatizzante rimaneva, però il punto è un altro. Il punto è che per un brevissimo periodo di tempo abbiamo avuto il lusso della Repubblica, e tra l'altro ce l'abbiamo avuto qui a Roma, dove di solito c'è lo Stato Pontificio, dove c'è il Papa, dove c'è uno Stato monarchico teocratico che quasi snobba il popolo e rifugge qualsiasi novità vada anche vagamente in contrasto con le Sacre Scritture. È veramente difficile stabilire il punto d'inizio della nostra storia, ma ho pensato di cominciare dalla sera del 24 novembre del 1848. In quel momento Papa Pio IX saliva su una carrozza travestito in gran segreto per rifugiarsi a Gaeta. Il motivo della fuga? Tensioni. Ogni territorio della penisola stava subendo lo slancio risorgimentale e bene o male erano tutti coinvolti. Il Regno di Sardegna stava cercando di guidare la cosa, il Lombardo-Veneto era una rivolta continua, così come le due Sicilie, senza contare che il Meridione era abbastanza grande da potersi permettere di giocare al gioco delle grandi potenze. Insomma, ognuno faceva la sua parte per questa Italia, ma il pontefice no. Lo Stato Pontificio, pur non dichiarandolo mai apertamente, era nemico del Risorgimento, per il semplice fatto che la religione cattolica, e quindi il vicario di Dio in terra, erano una caratteristica che accomunava bene o male tutti gli stati d'Europa, prime fra tutte l'Austria, un potente impero eterogeneo che, come collante, aveva anche una religione comune. Non promuovendo quindi la causa nazionale, il Papa si rese parecchio nemico della popolazione. Ecco, non pensate solamente ai territori del Lazio o comunque la città di Roma, ma pensate per esempio a vaste porzioni del territorio della Romagna, di un sacco di persone che non si sentivano minimamente legate al Papa o comunque alla causa religiosa. Di conseguenza, rivolte, ribellioni, la popolazione che insorge, le solite cose, insomma, era il momento quindi di abbandonare l'altare e lo scettro per mettersi al sicuro. È in questo clima di vuoto di potere quindi che venne proclamata la Repubblica Romana, però il tutto a seguito di un lento processo democratico con tanto di addirittura un'assemblea costituente, esattamente come fu per la nostra Costituzione quasi un secolo dopo. Dei 179 uomini chiamati a costituire il nuovo Stato abbiamo anche alcuni nomi come Felice Orsini, che da lì a 10 anni lancerà la famosa bomba contro Napoleone III, Aurelio Saffi, esponente del repubblicanesimo più radicale, alziamo il tiro con Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi e padre fondatore, per poi arrivare a Giuseppe Mazzini, altro padre fondatore italiano di estrazione giacobina e repubblicana. La mattina del 9 febbraio veniva annunciato alle genti del Lazio e della Romagna: il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano, primo dei decreti fondamentali della Repubblica Romana. Era appena nato un nuovo Stato e tra l'altro era nato in maniera pacifica, una cosa rarissima, e proprio per questo non fu riconosciuto da nessuna delle potenze europee. A Gaeta infatti Papa Pio IX non solo aveva accettato la protezione dei Borbone, ma aveva anche scritto a tutti i sovrani cattolici per fare appello e chiedere aiuto. Questo è un altro punto importante su cui voglio concentrarmi, dato che stiamo parlando di un diverso livello di complessità. Mi spiego peggio. Germania e Francia che si facevano la guerra per l'egemonia europea è una faccenda politica, il Lombardo-Veneto che insorge contro i tedeschi è un'altra questione politica, la Spagna che vuole allargare i suoi domini è sempre una questione politica, ma tutti questi grandi protagonisti sono indiscutibilmente tutti cattolici e amici del Papa. È uno di quei punti fermi su cui non si discute. Per la prima volta in Europa dopo tanto tempo quindi veniva minacciato non il solito sovrano e quindi non il solito potere politico, ma il potere temporale, quella cosa che ci accomuna tutti e che bene o male ci
ci fa sempre e comunque comodo avere, dato che un qualsiasi sovrano nel mondo europeo beneficiava sempre se aveva il benestare del Papa. Mentre ora non solo il papato era decaduto, ma al suo posto era sorto uno stato repubblicano, quanto c'era di più pericoloso in Europa per i tempi. Le potenze a cui fece appello il Santo Padre furono ovviamente l'Austria, il suo diretto concorrente, ovvero la Francia, il Regno delle Due Sicilie in cui dimorava e la Spagna. Queste 4 potenze risposero tutte all'appello e si mossero tutte contro la piccola repubblica. Ecco quindi che l'impero austriaco iniziò l'invasione da nord, prima in Toscana e poi nella Romagna, un po' più lenta la Francia, che però appena fece salpare le proprie navi, non con pochi tira e molla e varie tregue, provò a marciare subito sulla capitale. Ultimo ma non meno importante, da sud le truppe napoletane iniziarono a muovere verso la città eterna, appoggiate e supportate dagli spagnoli. Spagnoli che avevano appena portato le loro navi nei pressi della Repubblica ed erano pronti a sbarcare. Non è meraviglioso quindi come rendersi nemici di tutta Europa in pochi semplici passaggi? Solamente il Granducato di Toscana aveva iniziato vagamente a intessere relazioni amichevoli con la Repubblica e proprio per questo in tutta risposta fu invaso dagli austriaci. Per quanto riguarda i protagonisti più frizzantini del Risorgimento invece, i Savoia, a sto giro non riuscirono tanto a farsi coinvolgere nella storia, anche perché il Papa iniziò a guardare il Regno di Sardegna con un attimo di un occhio di riguardo, dato che i Savoia si erano appunto fatti promotori della causa nazionale e quindi erano potenziali nemici del papato. Nel mentre, data la situazione critica, la guida della Repubblica fu assunta da un triumvirato. Questo era composto da Giuseppe Mazzini, il cui nome resterà per sempre legato alla breve esperienza della Repubblica, Aurelio Saffi, considerato all'unanimità il pupillo di Mazzini, e Carlo Armellini, decisamente più moderato, il collante ideale tra i repubblicani e i sostenitori del papato piuttosto che di chiunque altro. La Repubblica Romana durò 5 mesi, tuttavia, avendo tutto il mondo contro, sarebbe dovuta durare 5 giorni. Ciò che salvò la Repubblica Romana, tra le altre cose, fu anche l'ennesimo gioco delle grandi potenze. Tutti erano nemici della Repubblica Romana, ma è anche vero che tutte le grandi potenze erano nemiche le une con le altre. Ecco quindi che i francesi ostacolarono gli spagnoli, che gli austriaci fecero pressione sui francesi, eccetera eccetera. La diplomazia fallì definitivamente il 31 maggio, quando l'ennesima tregua con i francesi venne meno e questi iniziarono a bombardare sulla capitale. La Repubblica Romana combatté fino all'ultimo. Laddove non c'erano abbastanza uomini o abbastanza armi, ricordiamo che c'erano le figure di Mazzini e Garibaldi, insieme alla causa del Risorgimento. La causa rivoluzionaria però non bastava di certo. Con le truppe francesi ormai impenetrate, il 1 luglio venne stipulata una tregua. Vale la pena ricordare che Mazzini in ogni occasione rifiutò di firmare la resa. Ci volle l'intervento addirittura di Garibaldi stesso per far aprire gli occhi a Giuseppe Mazzini. Per fargli aprire gli occhi, per fargli capire: vecchio, ormai la battaglia è perduta, basta, non c'è più nulla da fare, l'unica cosa che ci conviene fare adesso, la più intelligente, è cercare di trattare per una resa con le condizioni migliori per noi. La prima condizione di resa permetteva ai volontari garibaldini che avevano combattuto questa battaglia di ritirarsi senza prigionieri. La seconda condizione invece diceva: ci arrendiamo ma l'assemblea resta, e incredibilmente così fu. Negli anni che seguirono infatti ci fu una stranissima ed innaturale convivenza tra il Papa, che era tornato ad esercitare un potere monarchico assoluto e teocratico, con l'assemblea del popolo, che poteva continuare tranquillamente a eleggere i suoi rappresentanti. Ricordiamo che persino con le baionette francesi puntati al collo, Mazzini rifiutò di firmare la resa, preferì dare le dimissioni, lui e tutto il triumvirato. La storia della Repubblica Romana finisce così, con una sonora sconfitta e anche con delle rotture interne. È qui che Garibaldi rompe con Mazzini, è qui che Garibaldi si fa portabandiera di una sorta di realpolitik. Dopotutto, da bravo militare e da bravo generale, aveva una mente decisamente più pragmatica e machiavellica. Noi non è che ci stiamo arrendendo adesso, noi stiamo sacrificando un pezzetto, cioè la Repubblica Romana, per vincere tra poco con una battaglia decisamente superiore e migliore, a differenza di Mazzini, che invece continuava a incarnare una politica ideologica, una politica morale e moralista. Mazzini chiuse l'epopea romana con una lettera al popolo. Leggiamone insieme uno stralcio. Dai municipi esca ripetuta con fermezza tranquilla d'accento la dichiarazione che essi aderiscono volontari alla forma repubblicana e all'abolizione del governo temporale del Papa, e che riterranno illegale qualunque governo si impianti senza l'approvazione liberamente data dal popolo. Poi, occorrendo, si sciolgano. Per le vie, nei teatri, in ogni luogo di convegno, sorga un grido: fuori il governo dei preti, libero voto. Sono sincero, ho tagliato parecchio tutta l'epopea della Repubblica Romana, ho tagliato parecchio, potevo raccontare del movimento dei politici, dei ragionamenti interni, di ogni giorno passato sotto il fuoco nemico, eccetera eccetera. Ho tagliato parecchio perché reputo che la classica storiella da raccontare, la classica successione degli eventi non sia assolutamente la cosa più importante in questo caso.
La cosa veramente importante su cui concentrarsi, secondo me, è ciò che ha rappresentato la Repubblica, come era composto lo Stato, la Costituzione e soprattutto capire come mai la Repubblica Romana, per l'epoca, era quanto di più innovativo e avanguardistico potesse esserci in Italia e in Europa. Tant'è che più che la mai compiuta rivoluzione francese fu proprio la Repubblica Romana a gettare le basi per quanto riguarda lo Stato moderno. Certo, senza una non sarebbe mai potuta esistere l'altra, senza la rivoluzione, senza le vicende di Napoleone, eccetera eccetera, senza il giacobismo, senza i sanculotti, Mazzini non sarebbe mai riuscito a maturare il suo pensiero politico. Con un bel esercizio mentale però possiamo considerare la Repubblica Romana come la chiusura di quell'arco narrativo iniziato con i principi della rivoluzione francese. Arco narrativo ostacolato continuamente nel corso dei secoli da tutte quelle forze reazionari, come per esempio re, imperatori, il clero, eccetera eccetera. Diamo un'occhiata alla Costituzione della Repubblica Romana, magari a alcuni punti. Tra i principi fondamentali, la sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica Democratica. Vi ricorda qualcosa? Perché mi ricorda l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Si ammetteva quindi che la Repubblica Romana non è un'imposizione che parte dall'alto per l'ideologia di qualcuno e che si pone sui cittadini, ma al contrario è la volontà dei cittadini che prende forma in Repubblica, più tutti gli organi politici che la Repubblica consentiva, dall'assemblea al triumvirato, eccetera eccetera. Oppure anche il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. Questo è importantissimo perché la Repubblica stava dicendo: Santo Padre, la prego, torni a Roma. Quello che abbiamo combattuto noi è stato il potere temporale, ma non il potere spirituale. Torni qui, Santo Padre, torni a esercitare le sue funzioni di guida dei cristiani come vicario di Dio in terra. Dopotutto qui ci sono un sacco di fedeli cattolici. Ma lei, Santo Padre, si deve ricordare che non è un re, che non è un monarca, che non è un sovrano. Lei si deve semplicemente occupare della parola di Dio, non si deve occupare di intrighi di palazzo, giochi di corte, eccetera eccetera. Questa visione della religione cattolica come un ritorno alle antiche virtù è quella che in genere viene chiamata visione della Chiesa missionaria, che si antepone a quella visione della Chiesa come potere temporale, la Chiesa che scomunicava i sovrani, la Chiesa della curia, insomma quella Chiesa che storicamente venne incarnata da alcuni pontefici come Rodrigo Borgia e i suoi intrighi politici, oppure come lo stesso Papa Pio IX che mandava a morire i patrioti e perseguitava gli ebrei. Continuiamo con le pene di morte e di confisca sono proscritte. Questi sono abbastanza chiari, ma spieghiamoli meglio lo stesso. Spieghiamo per esempio che il modello su cui si appoggiava lo Stato Pontificio era ancora un modello medievale. Il Papa poteva infatti ordinare quando e come voleva la requisizione dei beni e della proprietà di un qualsiasi cittadino, proprio come si faceva all'epoca dei cavalieri. Dal Medioevo però erano successe giusto un po' di cose, tra cui il Rinascimento, la rivoluzione scientifica, la rivoluzione francese, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la pena di morte invece è giusto ricordare che fu il Vaticano stesso a toglierla, questo è vero, nel 2001. Lo stavo quasi dando per scontato, ma i comizi generali si radunano ogni 3 anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico, il che si traduce in suffragio universale per tutti. Soffermiamoci un attimo su questo punto onde evitare equivoci. Teoricamente niente e nessuno poteva impedire alle donne di recarsi alle urne. È anche vero però che ai tempi, quando si reclamava, quando si inneggiava al suffragio universale, era sottinteso che si intendeva quello maschile. Dopotutto la politica veniva vista così, veniva vista come una cosa da lasciare agli uomini, da lasciare ai mariti, ecco. Certo, mi sembra già un netto miglioramento rispetto a io sono morto e ora vi beccate mio figlio principe che sale al trono. Potrei citarne molti altri, ma avete capito il senso. Quello che non avete capito, secondo me, è quanto importante fu per l'epoca non solo la forma di Stato repubblicano, ma la presenza della Costituzione. Ci troviamo infatti subito dopo i moti del 48, dopo quei moti che sono partiti da volontà popolare contro le forme di potere assolute. In questo contesto i sovrani si mossero per dare un freno al fenomeno. Dato che abbiamo capito che sparare sulla folla non funziona più, perché non emaniamo delle simili o delle proto-costituzioni per cercare di frenare il tutto? Questi documenti quindi non nascono da volontà popolare, ma nascono quindi da gentile concessione del potere costituito. Questi vogliono buttarmi giù, a questo punto è meglio che diventi un re costituzionale anziché un re assoluto, piuttosto che essere buttato giù e veder proclamata la Repubblica.
Ecco quindi che nella Prussia Federico Guglielmo concesse l'Assemblea Costituente dopo l'insurrezione di Berlino. Ferdinando II concesse la Costituzione nelle due Sicilie, ma solo dopo la rivolta di Napoli. Carlo Alberto di Savoia concesse lo Statuto Albertino addirittura solamente dopo le primissime agitazioni borghesi nel Regno di Sardegna e via dicendo. Poi invece ci furono quelle situazioni in cui il monarca in questione provò a emanare la proto-costituzione, ma per tutta una serie di motivi non bastò la cosa. Magari la Costituzione non dava abbastanza ai cittadini, magari il cittadino non si è lasciato ingannare, magari la gente voleva semplicemente vedere qualche testa cadere. È il caso della Francia, dove Luigi Filippo abdicò e venne proclamata la Seconda Repubblica Francese, oppure il tanto citato oggi Stato Pontificio, dove Papa Pio IX emanò lo statuto fondamentale, ma solamente a parole. Per la Repubblica Romana era diverso, perché la Costituzione fu una vittoria assoluta e non una vittoria con un compromesso. Non a caso trova forma e applicazione in una forma di Stato repubblicano e non monarchico. Cosa che non era mai successa ed era pericolosissima allora, perché se è consentito a uno Stato repubblicano di esistere, allora la mia monarchia costituzionale è minacciata nuovamente. Magari ai cittadini non basta più la Costituzione che ho dato continuando a regnare, magari vogliono anche loro la Repubblica. Il triumvirato della Repubblica Romana sapeva benissimo quanto fosse potente l'arma che avevano in mano, e questo ce lo ricorda Giorgio Candeloro, storico. Nonostante la Costituzione fosse già pronta, fu emanata esattamente il 9 febbraio, nel momento esatto in cui le truppe francesi penetrarono in territorio romano. Le vostre armi sono gli uomini, le armi, i cannoni, la repressione. Noi non abbiamo tutto questo, ma noi abbiamo un'arma per rispondere, ovvero la Costituzione. Facendo così, emanando la Costituzione nel momento esatto in cui voi penetrate nel nostro territorio, il mondo intero vedrà esattamente questa cosa. Vedrà solamente il fatto che voi ci state attaccando solamente perché noi stiamo dando un governo popolare. Oggi il mondo intero ha visto che tutto questo è possibile. Non lasciatevi ingannare da quei sovrani che ora vi danno il contentino con la Costituzione, ma continuando a regnare. In realtà la Repubblica è possibile. Abbiamo visto quindi come la Repubblica Romana fosse qualcosa di decisamente troppo innovativo per l'epoca, e fu anche una cozzaglia di personaggi illustri legati insieme tra loro ma anche totalmente diversi, idee politiche, religioni, estrazioni sociali, eccetera eccetera. Com'è possibile quindi che tutto questo, seppur per breve tempo, sia rimasto insieme coeso? Beh, quando ti stanno invadendo non c'è astio che tenga, ti fai andare bene gli alleati che hai, ma c'è anche un altro motivo legato proprio alla figura del padre della Repubblica, Giuseppe Mazzini. Dobbiamo introdurre il concetto di mazzinianesimo, ovvero quella corrente di pensiero legata alla figura di Mazzini, basata su alcuni pilastri fondamentali e che fu una di quelle innumerevoli visioni del Risorgimento italiano. Questo è il primo punto su cui bisogna concentrarci. Il mazzinianesimo è strettamente vincolato all'idea di Italia unita e quindi al processo dell'unità d'Italia. È letteralmente Mazzini che sta dicendo: ok, per me bisogna fare l'Italia, ma bisogna farla così. E questo così non è altro che uno Stato laico, repubblicano e unitario. Esattamente quello che è l'Italia oggi. Però, non essendo divisa l'Italia, non si può parlare di mazzinianesimo in questo caso. Dato che la Repubblica, a differenza della monarchia, è espressione della volontà popolare, allora bisogna capire dove inizia e dove finisce questa Italia. Le monarchie hanno i loro confini e si scambiano i territori in base ad accordi, guerre e matrimoni, ma così facendo c'è il rischio che si piazzi un confine esattamente a metà di un territorio abitato dalle stesse persone, che hanno la stessa storia e la stessa cultura. Per farvi un esempio un po' più concreto, come hanno diviso l'Africa senza una precisa logica ma usando un righello. Ecco quindi che il mazzinianesimo si fa promotore dell'idea di nazione. Non lasciamoci ingannare da quei proto-stati italiani che esistono già e che hanno già tracciato i loro confini. Ripartiamo da zero, riazzeriamo tutto. Cosa sono gli italiani? Dove vivono gli italiani? Fino a dove vivono gli italiani? Quali sono i territori che accomunano le genti italiche? E di conseguenza quali sono i territori che si potrebbero unificare e che potrebbero coesistere in una repubblica? Ovviamente sia dentro ma anche fuori lo stivale. La nazione quindi è il fine ultimo da realizzare, che avrà forma repubblicana, ma non è decisamente l'imposizione nostra su quella altrui. Una volta creata la nazione italiana, infatti, si sarebbe continuata a perseguire l'idea della pace. Qui sì di nuovo di chiara ispirazione giacobina francese. Mazzini ha infatti anche modificato il pensiero alla base della rivoluzione. Liberté, égalité, fraternité. Libertà, uguaglianza e fratellanza. Idee nobilissime. Mazzini però sostituì la fratellanza con umanità. Il motivo fu prettamente politico.
politico da una parte sganciarsi quanto più possibile dalla parola fratellanza, molto spesso utilizzata in ambienti cristiani per diffondere la parola di Dio, e dall'altra parte quasi a voler ricordare che nonostante tutto siamo comunque esseri umani. È giusto perseguire ideali di giustizia e rivoluzionari, ma se per farlo diventiamo dei mostri, a cosa è servito tutto? Questa opposizione alla violenza e alla denaturalizzazione dell'uomo trova fondamento in un altro pilastro del mazzinianesimo, ovvero l'interclassismo. Ovviamente noi oggi lo chiamiamo interclassismo, non sono sicuro che ai tempi etichettassero ogni minima sfaccettatura del pensiero politico dandogli un nome ben specifico. Comunque, per interclassismo si intende quel pensiero politico in ambito sociale che dice così: le classi sociali esistono, sono sempre esistite ed esisteranno sempre. Quindi, piuttosto che perdere tempo a farle scombattere le une con le altre, perché non concentriamo le nostre energie verso qualcos'altro? Perché non ci impegniamo a provare a creare un sistema di coesione per tutti quanti? Cerchiamo di fare i mediatori per entrambe le fazioni, cerchiamo di limare gli estremi, così non esistono più i poverissimi ma non esistono neanche più i ricchissimi. Noi come Stato fungiamo solo e unicamente da arbitro per quanto riguarda entrambi i ceti. Va ricordato che, se il 48 è passato alla storia come l'anno delle costituzioni e delle rivolte borghesi, nello stesso anno Marx pubblicava il manifesto del Partito Comunista, testo che si rivolgeva non alla piccola borghesia ma al proletariato e che promuoveva in ambito sociale non l'interclassismo, ma la lotta di classe. In effetti fa quasi strano ricordarlo, siamo abituati a collocare il comunismo nel Novecento, dall'epoca della Rivoluzione Russa fino alla Guerra Fredda, eppure quando si faceva l'Italia Unita, quando i 1000 sbarcavano, già c'erano queste idee nell'aria a livello teorico. Ultimo dei pilastri fondamentali del mazzinianesimo è la questione religiosa. La religione, secondo Mazzini, è difficile da spiegare, ma si può riassumere il tutto nella parola spiritualità. Tra le altre cose, Mazzini fu massone e quindi libero pensatore. Dopotutto, la sua Repubblica promuoveva la laicità dello Stato e la libertà di culto e di pensiero. Verrebbe facile con queste premesse additare Mazzini di ateismo, eppure non fu affatto così, anzi Mazzini fu uno dei più grandi oppositori dell'ateismo, ritenendola una dottrina religiosa assai triste. Secondo Mazzini, infatti, se l'uomo avesse smesso di credere non necessariamente in Dio, ma anche in una certa spiritualità dell'esistenza, allora si sarebbe persa letteralmente la magia. Allora avrebbe perso se stesso, perché nell'ateismo le persone diventano inevitabilmente materialistiche, e diventando materialistiche, allora diventano prive di virtù, di etica e di morale. La religione, secondo Mazzini, non aveva nulla a che fare quindi con una rivelazione di natura divina, quanto più con la spiritualità interna delle persone. Ogni individuo dovrebbe nella propria vita perseguire ideali di virtù. Perché no anche alcuni di quei valori della religione cattolica, come l'umiltà e la fratellanza fra la gente, oltre però a dei valori etici e morali della società in cui si vive. Paradossalmente anche l'essere un buon cittadino, adempiere al proprio lavoro e al proprio dovere, osservare le leggi e rispettare il prossimo possono diventare religione, secondo Mazzini, fino al giorno utopistico in cui non ci sarà più bisogno di leggi da rispettare o di carceri da costruire, perché tanto avremo fatta nostra quella spiritualità intrinseca in ogni essere umano, raggiungendo finalmente la convivenza, l'armonia e la pace tra tutti i popoli della Terra. E anche per oggi è fatta. Oggi però voglio lasciarvi con un quesito. Cosa sarebbe successo se la Repubblica Romana fosse riuscita per motivi X a sopravvivere? Proviamo a fare questo gioco nei commenti, una possibile futuro, una possibile ucronia dell'Italia Unita secondo Mazzini magari. Fatemi sapere il vostro punto di vista. Io anche per oggi, come sempre, vi ringrazio per aver guardato il video, per essere arrivati fino a questo punto, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!